Buongiorno a tutti, questa mattina siamo a Taranto sull'Arco Ionico, siamo in Puglia. L'ospedale da cui vi parlo si chiama Santissima Annunziata, è un grande ospedale. Personalmente mi chiamo Maurizio Resta, dirigo un grande dipartimento di diagnostica per immagini dove oltre alle consuete discipline che aggregano la diagnostica per immagini come la neuroradiologia, la medicina nucleare, la TAC-PET, afferisce anche una struttura semplice di radiologia interventistica. Quando mi capita di spiegare ai comuni cittadini, ai pazienti, agli ammalati che si rivolgono alle nostre cure cos'è la radiologia, la neuroradiologia interventistica, spiego che è una maniera non invasiva di arrivare alle patologie navigando all'interno delle arterie o delle vene, che sono i canali sanguigni del nostro corpo. Perché un'eccezione Taranto? Perché siamo riusciti a creare un polo reale dove i pazienti anche di fuori regione vengono a farsi creare quella che si definisce immigrazione sanitaria. Questo per noi è un motivo di orgoglio. Cosa curiamo? Curiamo non soltanto in ambito neuroradiologico, ma in ambito di tutto il corpo, tutte le patologie che sono raggiungibili attraverso questi sistemi, attraverso questa che noi chiamiamo navigazione endovascolare. L'esempio più comune che io faccio ai pazienti, agli ammalati, ai cittadini, chiamiamoli come vogliamo, che si rivolgono alle nostre cure, è quello, ad esempio, di una patologia malformativa di un vaso sanguigno. L'esempio più generale è quello, ad esempio, di una aneurisma cerebrale. Per far capire cosa è un aneurisma ad un contadino delle nostre belle campagne, in genere io faccio una metafora piuttosto efficace, quella della gomma di una bicicletta alla camera d'aria che è nata con una imperfezione di fabbrica, a furia di gonfiarla forma una bolla. Lo snodo cruciale di questo racconto è l'imperfezione di fabbrica, perché le più comuni e accreditate ipotesi eziopatogenetiche delle malformazioni vascolari che noi andiamo a curare pare sia proprio un difetto genetico. In questi pazienti mancherebbe soltanto una proteina che dovrebbe correggere giornalmente il danno sulla parete interna di questi vasi sanguigni. Mancando la proteina, oggi, domani, dopodomani, tutti i giorni della nostra vita, in quel punto nasce la malformazione, che non è detto che sia una banale bolla, un aneurisma, può anche essere un nido di vasi malformati, e allora la nostra patologia prende il nome, per esempio, di malformazione arterovenosa, più comunemente in senso divulgativo chiamata angioma. Come si inserisce il percorso terapeutico? È una storia che viene da lontano, ma non tanto lontano. Il grande capo della neuroradiologia interventistica in Europa, ma vorrei dire nel mondo, si chiama Jean Jean, che lavorava all'ospedale Lariboisière di Parigi, dove io ho avuto il grande onore di potermi personalmente formare sotto l'egida del professor Merlan, che tuttora è fra noi. Lì si sono formati i primi microcateteri, sono una specie di microsondini, oggi sempre più perfezionati. Lì hanno visto la luce le prime spirali di Guglielmi. E a Parigi, che in Europa, questo uso di questi piccoli fili di platino che noi usiamo per riempire queste bolle, queste formazioni aneurismatiche, è lì a Parigi che hanno visto la luce per primi in Europa. Oggi questi sistemi sono diventati di uso comune. Abbiamo device di tutti i tipi, non solo spirali di platino, non solo colle cianoacriliche, non solo particelle obliteranti, ma anche ad esempio il fronte forse più avanzato, la parte più moderna sono i cosiddetti stent a deviazione di flusso. Lo stent, per intenderci, è una cosa banale, è una piccola protesi cilindrica, per capirci una piccola maglia a rete. Se questa rete è resa talmente fitta da permettere il passaggio nei piccoli vasi che originano dal vaso, ma non il passaggio laddove il flusso è terminale, come in una sacca aneurismatica, lì l'uovo di Colombo, la maniera più facile di curare queste formazioni, perché il flusso non riesce più a penetrare
nella sacca e lì dentro il sangue si coagula e poi va incontro a fibrosi e si autoesclude, solo per nominare una fra le tante cose, fra tanti device che oggi, grazie alla ingegneria biologica, grazie alla chimica dei materiali, viene fornita a noi operatori di settore per curare patologie sempre più gravi nella maniera sempre meno invasiva. Il nostro lavoro si inserisce in una disciplina grande, che è la disciplina della diagnostica per immagini. Oggi il nostro lavoro è estremamente semplificato grazie alle grandi macchine, fra virgolette. Il riferimento è alla TAC multidetettore e alla risonanza magnetica, macchine sempre più avanzate che in tempi sempre più brevi e con una grande pletora di immagini che poi noi possiamo manipolare e ricostruire in varia maniera, ci consentono le diagnosi di queste malformazioni vascolari, ma non soltanto le malformazioni vascolari. Un esempio può essere anche quello dei tumori ipervascolari. Noi diamo una mano, reciprocamente ci diamo una mano con i chirurghi quando riusciamo in un tempo prechirurgico a rendere esangui, ischemici sarebbe la parola più tecnica, alcuni tumori ipervascolarizzati. Ecco, quindi come vedete più cose si integrano: la diagnostica, le grandi macchine, la capacità della radiologia interventistica di arrivare dall'interno del nostro corpo, dei vasi sanguigni alla patologia e nel migliore dei casi risolverla del tutto, dando una restituzione integrum, altre volte semplicemente rendendo più facile e meno pericoloso il lavoro dei nostri colleghi chirurghi. È evidente che in un'ottica moderna le discipline si integrano, quindi dalla radiologia, che classicamente è una disciplina che estrae le immagini, alla radiologia interventistica, dove l'uso del mezzo tecnico, le radiazioni ionizzanti, i raggi X per intenderci, con la guida dei raggi X si riesce a creare dei veri e propri percorsi terapeutici, ma laddove questo non bastasse, l'integrazione con altre discipline, la chirurgia soprattutto, ma anche ad esempio la radioterapia, perché alcune patologie sia tumorali che malformative vascolari possono trovare il loro compimento terapeutico con quella che viene definita oggi radiochirurgia stereotassica, che è la irradiazione concentrata su una patologia resa il più piccola possibile dalle nostre manovre terapeutiche interventistiche, anche con una sola irradiazione che viene dall'esterno. Quindi, per concludere, una vera grande integrazione fra discipline.